Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, pesci, le tendenze energetiche predestinate per il mese di agosto 2025. Ok, abbiamo la carta della torre, amici dei pesci. Può essere che qualche situazione che abbiate in piedi nel mese di agosto possa, diciamo, crollare, possa riqualificarsi, risistemarsi. Diciamo che quando c'è la carta della torre è perché ha a che vedere con una caduta del proprio ego, quindi un qualche cosa che pensavamo essere certo, in realtà ci si rende conto che non lo è. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di telefono e sempre nella descrizione del video trovate il link al seminario di approfondimento Tarocchi e Karma che sarà a settembre 2025 e ci sono anche i link per i due videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie predestinate per il mese di agosto. Partiamo con un 4 di pentacoli, la carta del mondo, un 9 di coppe, 8 di coppe, abbiamo il sole, imperatore, morte, e re di spade, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta e cerchiamo di capire un po' qual è il messaggio, o meglio l'energia del mese. Potrebbero esserci dei messaggi sciolti tra di loro, slegati, e dopodiché andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro e via dicendo. Partiamo da questo 4 di pentacoli che mi suggerisce una certa staticità a inizio mese. Abbiamo un 7 di bastoni e un cavaliere di spade. Credo che qualcuno qui stia difendendo o i propri averi, potrebbe essere la propria posizione, il proprio ruolo, quello che si è costruito fino ad adesso. Andiamo a vedere il mondo. Temperanza, e 10 di pentacoli. Può essere che qualcuno stia difendendo la propria famiglia, il proprio gruppo lavorativo. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Re di coppe e 2 di pentacoli. Allora, questo mondo, ragazzi, parla del compimento di un risultato che andrete a raggiungere con pazienza,
Però è un risultato molto positivo secondo me, perché avete anche poi un 10 di pentacoli, che è una carta di unione, è una carta di una famiglia allargata letteralmente, quindi di un gruppo di persone che sono unite tra di loro. Quindi secondo me c'è come il raggiungimento di qualche traguardo e probabilmente è quello che voi raggiungerete grazie al fatto che state difendendo la vostra posizione. Ora, il 9 di coppe è una carta di grande appagamento personale, però siccome qui abbiamo anche la carta della temperanza, che è una carta che ci parla di guarigione, io sento che è come se foste in un momento dove state lavorando per mantenere una certa calma, una certa tranquillità, una certa pazienza, se vogliamo. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Luna, giustizia, sole e sette di pentacoli. Sento come se aveste voglia di qualche cosa di più. Però c'è questa luna, tra l'altro, polo yin, polo yang, quindi diciamo lato emotivo e lato mentale, dove le emozioni sono a 1000, mentre il lato dell'azione è un po' più calmo. Quindi è come se a livello emotivo ci fossero tante emozioni durante questo mese. Non dico che siano negative, assolutamente, ho solo parlato di tante emozioni e però questo turbinio emotivo è come se non vi permettesse di avere una chiarezza mentale tale da capire quale sia la strada migliore per andare verso quello che voi volete, verso questo di più a cui aspirate. Perché questo è un 9 di coppe, non è un 10 di coppe. Andiamo a vedere il sole. 5 di spade e 4 di pentacoli che avete già qui. Anche qui il 5 di spade è una carta effettivamente di confusione mentale. È come se da un lato voleste andare oltre, però dall'altro avete paura di muovervi, avete paura a fare un passo falso. Probabilmente non avete ancora una strategia di azione ben definita e quindi sì, c'è la parte emotiva che vi spinge, fai qualche cosa di più, fai questo, avresti bisogno di quell'altro, però la parte mentale non segue e quindi c'è come un da che parte vado, che cosa posso fare, a chi mi posso appoggiare. Andiamo a vedere l'imperatore. Nove di bastoni, di nuovo una carta di protezione. Cioè, avete 2 4 di pentacoli, un 7 di bastoni e un 9 di bastoni, che sono tutte carte che mi dicono che siete un po' chiusi in voi stessi, probabilmente appunto per paura di fare un passo falso. Allora, l'imperatore è spiegato da un 9 di bastoni e da una regina di bastoni. Di nuovo, l'imperatore è al contrario, come anche la giustizia. È come se vi mancasse un ordine, una struttura mentale, delle regole per procedere in quello che potrebbe essere il vostro nuovo obiettivo. Adesso ho capito perché c'è la torre. La torre in questo caso è come se fosse un consiglio a rompere gli schemi di comportamento, perché quello è la rottura di qualche cosa che è stato in un certo modo fino a questo momento. Può essere, e di solito è così, un avvenimento esterno che arriva, ma non è detto che non possiamo essere noi a far cadere questa torre, quindi a dire basta ad un certo tipo di situazione, di comportamento, di atteggiamento. Difatti anche qua avete la morte. Andiamo a vedere la morte. Abbiamo un 9 di pentacoli e un 4 di coppe. Voglio andare a vedere anche il quadro di spade. 6 di spade e 10 di coppe, eccolo qua. Qui avevate il 9 e qui abbiamo il 10.
Secondo me i tagli che dovrete dare questo mese sono proprio al vostro modo di pensare, alle vostre credenze limitanti, a quello che avete imparato durante l'infanzia. È un po' come se fosse un mese per osare qualche cosa di nuovo, per rompere gli schemi di comportamento che avete tenuto fino ad adesso, che potrebbero essere schemi di protezione, schemi di titubanza, di paura, perché qui avete la luna, è come se la paura vi stesse tenendo bloccati lì dove siete. Le emozioni, il cuore, l'anima vorrebbe di più, vorrebbe andare, vorrebbe fare, vorrebbe qualcosa di nuovo, però la mente è bloccata dalla paura. Vi ricordo che l'ego è mente e la paura la crea l'ego. Ed è proprio una tecnica di sopravvivenza dell'ego per non cambiare, perché al nostro ego non piace cambiare, perché cambiare vuol dire sforzarsi, vuol dire diventare flessibili, vuol dire cambiare le regole. E all'ego non fa piacere perché ha una mentalità vecchia, l'ego, è, come vi posso dire, conservatore, tradizionalista, e quindi quello che si è sempre fatto in un certo modo si continua a fare così. E invece il cambio è parte della vita. La vita è in continuo cambiamento, l'energia stessa cambia costantemente. Con la carta della morte bisogna tagliare certi vecchi schemi di comportamento. Io credo che con questo 4 di coppe ci sia come il rifiuto a voler vedere qualcosa. E difatti avete anche la carta della luna è una carta che parla di proiezioni. È come se aveste una visione parziale della vostra realtà e questo non vi desse la possibilità di fare quel passo in più di cui avete bisogno. Vi dico, alla fine della lettura c'è un bel re di spade che mi dice che qualche progetto, programma lo farete. Io credo che sarà proprio al di fuori dei vostri schemi abituali e alla fine, guardate, c'è un bel 10 di coppe. Quindi è come se finalmente riusciste a trovare quella serenità, quella tranquillità, anche un'unione che qui avevamo con un 10 di pentacoli, quindi potrebbe essere un'unione familiare piuttosto che lavorativa, però quello che state cercando di creare a fine mese, secondo me, dandovi le giuste regole, riuscirete a crearlo. Tenete presente che dovete rompere gli schemi di pensiero e quindi di comportamento per riuscire ad arrivare a questo 10 di coppe. Ora andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro. Nel caso siate senza lavoro, uscite un pochettino dai vostri schemi normali, anche qui si tratta di rompere gli schemi di comportamento, gli schemi di pensiero. Voi pensate di, non lo so, avete un diploma di ragioneria e pensate di dover cercare lavoro solo in quell'ambito perché è quello in cui avete più esperienza, perché magari sono 20 anni che fate quel lavoro lì, proprio perché avete quel tipo di diploma. E invece qui la lettura vi dice espandete le idee. Quindi non cercate solo in quel settore, ma cercate anche in altri settori dove la vostra esperienza potrebbe essere utile. Quindi magari non sarà solo dai commercialisti o nelle aziende per la parte della contabilità, ma potrebbe anche essere, visto che faccio un esempio come un altro, però avete familiarità con i numeri, potrebbe anche essere reparto produzione, cioè organizzare la produzione per qualche azienda, piuttosto che, non lo so, seguire la costruzione dei prezzi di qualche azienda, cioè fare qualche altro lavoro che effettivamente possa essere allineato con voi, quindi con i numeri, se avete studiato ragioneria, per esempio, però che non necessariamente sia contabilità. Quindi spaziate, ho come la sensazione che abbiate bisogno di spaziare per cercare un nuovo lavoro. Ora, non sento che arrivi proprio qualche cosa ad agosto. Diciamo che è un buon periodo per aprirsi nuove strade. È un buon periodo per rompere gli schemi di pensiero e creare
una chiarezza mentale diversa sul che cosa volete raggiungere, dove volete andare, quali sono le vostre possibilità, quali sono le vostre attitudini e via dicendo. Però è un buon mese per mandare curriculum ad aziende alle quali non avete mai considerato. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, mantenete un profilo basso questo mese, ragazzi, ok? Nel senso, cioè, ho come la sensazione che potrebbero esserci delle voci intorno a voi che potrebbero minare la vostra tranquillità, ma ho anche la sensazione che saprete come fare buon viso a cattivo gioco e ho anche la sensazione che sarete parecchio diretti nel mandare a stendere chi di dovere. È un po' come delimitare i vostri confini. Allora, finché si scherza, ma quando esageri non te lo permetto. Penso che saranno piuttosto i colleghi più che i capi a darvi dei pensieri in questo periodo, eh. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, anche per voi sento questa voglia di andare oltre. Però, allora, uno, fate attenzione alla concorrenza. Non dite quali sono i vostri progetti a nessuno, neanche ai vostri amici, fino a quando non sono già in piedi. Perché ho come la sensazione che qui ci potrebbe essere qualcuno intorno a voi che vi demotiva, che vi dice: Ma figurati, ci ho già provato io e non ha funzionato. Che idee che hai non funzionerà mai, piuttosto che non hai le capacità per, ok, queste sono opinioni degli altri, rispettabilissimi, rispettabilissime, ma non vuol dire che siano la verità. Io lo dico spesso, quando gli altri ci danno un'opinione perché è filtrata dalle loro esperienze, dal loro modo di pensare, dal loro modo di agire e non è detto che la stessa cosa valga per noi. Quindi non vi fate condizionare, anche perché sento che se riuscirete a bypassare tutte queste chiacchiere, riuscirete ad espandere il vostro... Allora, può essere il pacchetto clienti, può essere il pacchetto servizi, il pacchetto prodotti, cioè nel senso, vedo effettivamente espansione per voi in questo mese, a patto che non diate retta alle voci che ci sono vicino a voi. Mm, Soprattutto, visto che qui si tratta di rompere gli schemi di pensiero, cambiate gente, cambiate, non dico colleghi però, o collaboratori, però cambiate i punti di riferimento, ok? Se avete avuto un certo punto di riferimento fino ad adesso e questa persona vi sconsiglia di fare certe cose, cambiate punto di riferimento, cioè iniziate ad ascoltare una persona che è riuscita a fare esattamente quello che volete fare voi, in modo da prendere ispirazione da questa persona. Parliamo di soldi. Allora, qui ragazzi avete 2 4 di pentacoli, è il caso di tenersi stretto quello che si ha. Sinceramente vedo alti e bassi a livello economico in questo mese. Potrebbero esserci delle spese aggiuntive per gli antifurti, per magari gli antivirus, piuttosto che dei programmi per proteggere il vostro lavoro. Potrebbero anche esserci delle spese in più per... Allora, qualcuno è per i viaggi, quindi magari per le ferie, durante le ferie potreste spendere qualche cosa di troppo. Ehm, per qualcun altro potrebbe essere a causa di animali da compagnia che voi avete. E per qualcun altro ancora si tratta di capricci e quindi mi viene da dire valutate bene quello che effettivamente volete, se è una cosa di cui avete bisogno o se è una spesa effettivamente che si può rimandare, che si può evitare, perché la situazione economica la vedo un po' ad alti e bassi in questo periodo. Per quello che riguarda la situazione progettuale, quindi nel caso abbiate dei progetti,
Sento che non è ancora un buon periodo per mettere in pratica questi progetti. È come se aveste, ma perché siete in fase di trasformazione mentale. Quindi quello che una volta che avrete, diciamo, effettuato questo processo di cambio, ehm, probabilmente il progetto come l'avevate pensato prima, potreste rendervi conto che non è poi programmato, pensato così bene e potrebbe aver bisogno di alcuni cambi. Quindi, anche se ce l'avete lì pronto, aspettate ancora un attimo prima di proporre questo progetto, prima di magari cercare di venderlo, insomma, c'è un po' di nebbia anche in quella zona lì. Se parliamo di famiglia, invece, io sento che questo è un mese abbastanza protetto, nel senso che c'è un buon legame affettivo in questo mese, ci sono, probabilmente qualcuno potrebbe anche ritrovarsi a causa delle ferie, nel senso che magari si vive lontani e ci si ritrova. Sento molte persone di voi quando mi telefonate che organizzano le ferie proprio con la famiglia, si prendono a casa tutti insieme e ci si vive un po' l'ambiente familiare, potrebbe essere il vostro caso. Sento che comunque ci sarà da divertirsi in questo mese con la famiglia, diciamo che l'ambiente familiare è quello un po' più leggero in questo periodo. Ora parliamo di amore. Nel caso siate single, dunque, molti non sono pronti per buttarsi in una nuova relazione, però vi devo dire che nonostante questo, potreste essere aperti alle nuove conoscenze. C'è un personaggio, adesso dipende dall'età che avete voi, ma secondo me è più grande di voi, minimo di 5 anni. C'è un personaggio che si potrebbe affacciare ed è una conoscenza che vi stimolerà parecchio ad effettuare questo cambio mentale di cui parlavamo qui. Io credo che sia una persona che ha raggiunto certi traguardi e che potrebbe effettivamente, non dico, cioè è come se il parlare con questa persona vi facesse rendere conto di quanto sbagliato fosse il vostro modo di pensare. Ci sono anche altri modi di vedere le cose. Questa persona sarà fondamentale per farvi fare questo scatto mentale. Quindi rimanete aperti alle conoscenze. Poi, se nascerà una relazione seria, io qui ancora non lo vedo, eventualmente rimanete aggiornati per vedere a settembre. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, vedo che le cose, ragazzi, andranno abbastanza bene. Si tratterà anche qui di cambiare il vostro modo di agire o di pensare, un po' troppo statico, un po' troppo regolare, un po' troppo quadrato, e secondo me riuscirete a raggiungere un buon equilibrio di coppia. Non che adesso non ci sia, però sento come se si arrivasse proprio a un compimento, a un completamento a livello di coppia. Per le persone invece che sono in una relazione più o meno, che non si capisce se sia una coppia, se non sia una coppia, magari potrebbe essere una relazione clandestina. Ehm, Devo dire che secondo me, mettendo delle regole alla relazione, o meglio, nuove regole alla relazione, perché anche qui si tratta di cambiare il modo di pensare e di conseguenza il modo di agire, sento che alla fine arriverete a questo 10 di coppe e quindi arriverete ad un'unione o perlomeno a un nuovo compromesso della coppia. Se prima vi vedevate un fine settimana sì e uno no, vi faccio un'ipotesi, potrebbe esserci una nuova regola, quindi magari ci si vede un fine settimana sì e uno no e una sera in mezzo alla settimana. Sento come se si riuscisse a raggiungere effettivamente un nuovo equilibrio. Per quello che riguarda il vostro stato di salute psicoemotivo, quello che farà da padrone in questo periodo è proprio questo cambio. Si tratterà di osservare come pensate e di conseguenza come agite e iniziare a fare dei piccoli cambi giorno per giorno. E vedrete che questo cambiamento, inizialmente piccolo perché sono passetti giorno dopo giorno, alla fine del mese sarà un cambio
notevole e vi darà non poca indipendenza, autonomia, sicurezza di voi stessi, forza di carattere. Quindi è come se fosse un passaggio obbligato quello di cambiare un po' mentalità in questo periodo. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Possibilità, che sono quelle che probabilmente adesso non vedete perché avete questa staticità del 4 di pentacoli, e creatività, che è un'imperatrice, questo è un 2 di bastoni. Secondo me qui ragazzi vedrete chiare le possibilità alternative che ci sono alla vostra situazione o su come gestire un determinato momento di vita piuttosto che una relazione. Andiamo a vedere una possibile difficoltà del momento. Perché mi è difficile smettere di tenere le cose sotto controllo? Anche questo è una questione di ego. L'ego ha bisogno di tenere tutto sotto controllo perché, come vi posso dire, l'ego è quadrato, ha delle regole, no? Quindi se io, personaggio, seguo le regole, so che non potrà succedere niente che io non possa controllare. Quindi i cambi, gli imprevisti sono cose che all'ego non piacciono e la tendenza è quella appunto di tenere tutto e tutti sotto controllo per evitare le brutte sorprese, perché l'ego poi non sa come muoversi. E qui è un po' la stessa cosa. Probabilmente avete un senso di sicurezza cioè grazie a delle regole che vi siete dati o che date, però la controparte è che dovete sempre tenere tutto sotto controllo. Chiedetevi perché. C'è una frase buddista bellissima che dice: se anche tu ti siedi, l'erba continua a crescere lo stesso. Per la serie, se anche noi non facciamo niente, non ci intromettiamo nelle cose, la vita continua, non siamo indispensabili. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché mi paragono e mi credo superiore o inferiore. Anche qui l'ego è il giusto o sbagliato, bello o brutto, superiore o inferiore. Semplicemente non usate più queste parole e iniziate a dire la parola diverso. Io non sono meglio di questa persona, io sono diversa da questa persona. E questo è perché resto attaccato al passato. Ecco che arriva la torre. Bisogna cambiare il vecchio modo di pensare. Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. 2. Mi rendo conto che il successo o la felicità non si misurano in termini materiali, ma da ciò che mi accade interiormente. E vi dico, ve l'ho già detto prima, questo vostro rompere le regole mentali, gli schemi di pensiero mentali, vi daranno un sacco di sicurezza in più, perché riuscire a gestire gli imprevisti vi dà la sicurezza di non essere mai dipendenti da qualcun altro, di non essere mai con il sedere per terra. Perché? Perché sapete che in ogni caso, qualsiasi cosa succeda, sapete rialzarvi. Poi parlo con quella parte di me che ho paura, che ha paura e vengo a patti con essa. E qui c'è proprio la carta della luna, ragazzi. Avere paura è lecito, è umano, non bisogna farsi controllare dalla paura, però allora come fare? La si prende sotto braccio, letteralmente. So che ho paura e quindi cerco di darmi dei punti fermi ai quali appendermi, ai quali aggrapparmi quando sento questo sentimento di paura. Ragazzi, lettura intensa devo dire, secondo me è un po' un mese dove vi si craccherà il cervello, potrebbe esservi veramente d'aiuto al lavoro sulle credenze limitanti, quindi vi invito ad approfondire il tema. Se per caso la lettura è stata, diciamo, ispirazionale, ispirante, non so come si dica, se è stata di ispirazione per voi, scrivetemelo nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video.
Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato proprio sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, però se avete piacere di farlo da soli, lo stesso lavoro lo potete anche fare abbonandovi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, amore, lavoro, soldi, famiglia e via dicendo. E in quella sezione tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma, si parte da diversi punti per arrivare sempre al centro. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Se per caso non vedete il tasto abbonati è perché avete un iPhone, quindi potete accedere o dal computer o da un altro telefonino. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!